Nel video di oggi vi farò vedere come si fa a togliere la capezza in sicurezza quando si porta un cavallo nel paddock. Questa è una questione che è venuta fuori in una delle ultime mie live, in cui una partecipante ha esposto il problema di quando porta il cavallo al paddock, che a volte quando lo libera scappa via e calcia mentre che scappa via. E quindi nel video di oggi vedremo come si fa a togliere la capezza in sicurezza quando si riporta il cavallo nel paddock. Ma questo tra un attimo, dopo la sigla. Buongiorno e ben trovati. Oggi vi voglio mostrare una cosa con America. America ama molto essere grattata negli orecchi. È una cosa che è veramente molto importante perché riguarda la sicurezza. È una domanda che è venuta fuori in una delle ultime live che ho fatto, in cui mi è stato chiesto com'è che posso fare per evitare di prendere un calcio quando libero il mio cavallo nel prato, nel paddock, perché solitamente va via a 1000 da me e a volte calcia anche. Allora, quello è un problema abbastanza frequente, devo dire la verità, perché purtroppo cavalli non vogliono stare con noi, quindi quando in tante occasioni, poi c'è anche invece chi veramente ama il proprio padrone, però nella stragrande maggioranza, soprattutto nei cavalli tenuti stabulati in maniera tradizionale, non vedono l'ora di uscire in paddock e magari non amano molto quando li andiamo a prendere, perché il proprietario lo va a prendere, lo tira fuori, lo strapazza, lo sella, lo monta, lo lavora e poi dopo lo ributta via, no? Come se fosse un oggetto. E quindi capita che poi cosa succede? Che prendono delle brutte abitudini, no? Al momento che si sentono liberati scappano via da noi e a volte calciano anche verso di noi. O ad esempio nel caso dei puledri, li portiamo in paddock, c'è il branco dei cavalli là nel mezzo al paddock, noi entriamo dentro, lasciamo andare il cavallo e il puledro non vede l'ora di andare là nel branco, quindi parte a 1000 all'ora e a volte calcia anche per la contentezza, però sempre il solito rischio noi corriamo, cioè quello di prendere una pedata. Scusa America, grazie. Quindi com'è che possiamo fare per evitare che succeda questo? Beh, ci sono due aspetti che dovete curare. Il primo è semplice: se il branco è là, come ad esempio laggiù c'è la Giusy, vedete? Ok? Se il branco è laggiù, io non entro nel paddock e lascio andare il cavallo qui dove sono adesso, ma mi avvicinerò il più possibile al branco. Una volta che sono arrivato in prossimità del branco, scioglierò il cavallo e lo lascerò andare. Così lui non ne sentirà il bisogno di andare via da me a 1000 all'ora e andare dal branco, perché lì è già dentro il branco. E questa è la prima cosa. La seconda cosa che dovete fare, dovete imparare a togliere la capezza in una maniera, Parelli direbbe togliere la capezza con savi, cioè in una maniera da esperti, con cognizione di quello che può accadere. Dovete prenderle come abitudini queste piccole cose qui. Se avete il cavallo che vi permette di sbagliare, non è una buona ragione per continuare a sbagliare. È sicuramente importante prendere delle buone abitudini, perché poi le abitudini sono quelle cose che il nostro corpo fa automaticamente, anche quando noi pensiamo ad altro, anche quando noi
poniamo la nostra attenzione ad altro. Visto che ci siamo, vi faccio vedere una cosa. Quando avete un cavallo che esplora continuamente le vostre mani perché vuole qualcosa, ok, dovete fare attenzione e semplicemente dovete dirgli no, non te lo do. Ok? Quando si mette buona e con il naso smette, allora potete dare. Ok? Questo è importante, siete voi che conducete il gioco, non il cavallo, e non permettetegli di diventare pretenzioso nei vostri confronti. Io ti tocco, io ti carezzo, ma te non devi entrare nel mio spazio e chiedermi qualcosa in cambio semplicemente perché sei entrato nel mio spazio. Lei è molto pretenziosa, quindi, ma è brava. Ok, allora vi faccio vedere com'è che dovete togliere questa capezza. Bene, questa è una capezza Parelli, io ve lo farò vedere su questa, perché secondo me è importante che cominciate a usare questa tipologia di capezze. Allora, ora io non vado laggiù semplicemente perché sono già vicino alla cavalla, e poi è proprio per farvi vedere meglio, però io vado vicino al branco e giro il naso del cavallo già verso il branco. Vieni di qua, Simo, così possano vedere meglio. Di qua, ancora di qua, ecco. Quindi giro già il naso del cavallo verso il branco, sciolgo il nodo. Guardate bene cosa faccio ora, tengo questa parte qua con l'asola, la tengo, questa invece la lascio libera, ma è ancora agganciata a me la cavalla, ok? Quindi giro la testa un po' verso di me, così, vedete? E no, voglio che rimani così. Quando è a questa maniera, in questa posizione, io mi giro e me ne vado, ok? Può accadere che ci sia una situazione di questo genere, vi faccio vedere. Quindi sciolgo, ok, sciolgo, giro la testa verso di me, sciolgo, giro e la cavalla rimane agganciata così, non è un problema, continuate a tirare, la capezza va via da sé, vedete? L'importante è che ve ne andate via in direzione perpendicolare dalla spalla, okay? Non andate verso il posteriore, andate via in posizione perpendicolare dalla spalla. A questa maniera evitate che il cavallo possa andare via da voi a questa maniera e tirarvi un calcio, perché voi siete già girati, lui aveva la testa girata verso di voi, ve ne andate via. Lui, se vuole andare là, deve prima mettere la testa dritta e poi scappare dal branco, però voi siete già vicini al branco, avete girato la testa, per cui quando lui la testa la rimette dritta voi siete già a qualche metro di distanza. Questo è togliere la capezza con Savi. Spero che anche questo breve video vi possa aver dato qualche cosa su cui riflettere. Se vi è piaciuto mettete un like, condividetelo e ci vediamo la prossima settimana. Grazie. Back to what used to be home, passing by those little towns I know so well, stopping for gas and then I'm behind the wheel again, driving this like a spiritual cleanse, where every mile is a new beginning and every bend holds a new end.